Poco tempo fa vi ho detto che la mia carta preferita è Revolut Metal, che copre il maggior numero delle mie necessità. Però in realtà non è la carta che utilizzo più spesso, perché la carta che utilizzo più spesso è Curve, nello specifico Curve Metal Investor. In realtà prima di arrivare a questa possedevo gelosamente Curve Blue, che ritengo comunque strabiliante e che secondo me tutti dovrebbero avere o perlomeno provare, cosa che vi invito a fare perché Curve Blue è completamente gratuita ed oltretutto se passate per il primo link in descrizione potete anche ottenere un bonus di 5 sterline, quasi 6 euro, al vostro primo pagamento con Curve. Tutto semplicemente così. Comunque, tornando a noi, dopo la versione blu ho provato la versione black ed anche la metal, per poi arrivare a quella investor investendo su Curve durante il loro crowdfunding, ma di questo ne parleremo dopo. Perché questa è la carta che utilizzo più spesso? Semplice, perché dentro a Curve ci sono tutte le altre mie carte e conti, infatti questa carta può essere paragonata ad un portafoglio. Ed oggi con questo video quello che voglio fare è spiegarvi come sfruttare al meglio, o almeno come sfrutto io, i benefici di questo strumento potentissimo. Più che dirvi tutte le funzioni di questa carta, che sono una marea, voglio dirvi come utilizzarla in modo astuto per risparmiare anche tanti soldi. Partiamo dalla funzione che più apprezzo. Questa carta, come vi dicevo prima, è un portafoglio, il che vuol dire che al suo interno, all'interno della sua app, posso aggiungere tutte le mie altre carte e decidere quella con cui pagare. Già questa è una cosa eccezionale per chi come me ha diverse carte personali e aziendali. Ma la cosa più bella di tutto questo è che se sbaglio a selezionare una carta per un acquisto, con la funzione Back in Time posso selezionare quella transazione e scegliere la carta con cui pagare. Questo per tutte le transazioni avvenute negli ultimi 14 giorni. Nel mio caso questa funzione diventa favolosa se una spesa erroneamente l'ho pagata con una carta personale, ma magari era deducibile pagandola con l'azienda. Al posto di fare 1000 giri con rimborsi, scambi di ricevute, eccetera, Back in Time, cambiando la carta di pagamento su Curve, e via, il pagamento risulta sul conto aziendale. Ora invece parliamo del risparmio, perché con Curve si possono fare magie. Io ho un setup bancario abbastanza nuovo e sfrutto diversi digital bank, dove le commissioni sono già bassissime per tutte le operazioni, ma magari qualcuno di voi ha carte con commissioni altissime, che magari sì vorreste anche cambiare, ma non volete chiudere il conto ad esse collegato, perché su quel conto avete il mutuo, magari un servizio personalizzato, o magari non ve la sentite di spostare i risparmi di una vita così da mattina a sera. Per voi, per queste persone, Curve è una manna dal cielo, perché se si aggiunge una carta al suo interno e si paga con Curve, le operazioni vengono processate da Curve. Quindi, per esempio, se si paga in cambio valuta con Curve, il cambio viene processato da Curve e poi vengono estratti i soldi già cambiati dalla carta selezionata che avete aggiunto. Quindi se per ipotesi avete una carta con commissioni sul cambio, semplicemente aggiungendola su Curve e pagando con Curve eliminerete tutte queste commissioni. Idem per quel che riguarda i prelievi. Se prelievi con Curve, i prelievi vengono processati su Curve e poi addebitati già con cambio eseguito sulla carta selezionata. Questa cosa, ragazzi, salva e può salvare un'enorme quantità di persone che hanno carte con commissioni folli sul prelievo e sul cambio valuta. E purtroppo, senza che lo sappiate, voi potreste essere tranquillamente tra queste persone. Perciò controllate bene le commissioni della carta che utilizzate. O, in alternativa, approfittate di questo strumento spaziale. Uno dei loro motti è Same Bank, Better Banking. Comunque Curve offre il cambio interbancario, quindi senza commissioni, fino a 500 sterline sul conto gratuito e illimitato sugli altri due, mentre per quel che riguarda il limite per i prelievi gratuiti, esso aumenta con l'aumentare del piano. Ora abbiamo risparmiato le commissioni, ma si può e io vado oltre con Curve. Lo faccio con il cashback. Infatti per ogni piano si possono scegliere un numero di negozi nei quali se si paga con Curve si ottiene un cashback dell'1% e questo vale anche per i pagamenti a scopo aziendale. Vi faccio il mio esempio. Io il maggior risparmio tramite il cashback di Curve ad ora l'ho ottenuto selezionando Amazon tra i miei 6 negozi selezionati e dato che spesso ordino cose da lì sia dal punto di vista personale, faccio la spesa di alimenti, sia dal punto di vista aziendale, acquisto la strumentazione, pagando entrambe queste spese con Curve ottengo da Curve l'1% di cashback, dato che sto pagando con Curve su Amazon che è uno dei miei retail selezionati. Ovviamente poi la spesa personale la faccio addebitare sulla mia carta personale Revolut Metal
e l'altra aziendale la faccio debitare sulla mia carta aziendale. E la cosa più bella è che il tutto non si ferma qui, si può tranquillamente ottenere un effetto cashback a cascata, perché ok, ora il pagamento viene processato su Curve e si ottiene un primo cashback dell'1%, ma poi questo pagamento viene passato ad una carta terza e nel caso di Revolut Metal si ha un cashback aggiuntivo dello 0,1%, ma nel caso di altre carte come per esempio quella di Crypto.com il cashback per certi negozianti aumenta ancora di più. Poi se volete approfondire questa cosa in descrizione vi lascio tutte le risorse. Arrivati fino a qui, ora devo essere sincero, per me queste due funzioni appena elencate bastano per scegliere Curve come carta che porto sempre con me e che utilizzo per tutti i pagamenti. In realtà poi c'è molto altro: Analytics, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Customer Protection di 100.000 sterline, modalità anti-imbarazzo, possibilità di aggiungere le carte loyalties, per i piani a pagamento assicurazione globale, assicurazione sui cellulari e accesso alle lounge, eccetera eccetera eccetera. Senza contare il fatto poi che se perdi o ti rubano la carta Curve la puoi bloccare subito dall'app e non ti hanno rubato la carta collegata direttamente al tuo conto principale. Infatti io quello che faccio quando esco è prendere soltanto cellulare e carta Curve e così sono a posto. Addirittura connettendo Curve ad Apple Pay potrei gestire il tutto dal cellulare, ma preferisco portare via lo stesso la carta, perché sinceramente penso che esteticamente questa sia la carta più bella tra tutte quelle che ho. Forse lo dico anche perché sono condizionato dal fatto che ci do un valore affettivo ed esclusivo, perché questa carta è stata resa disponibile soltanto a chi ha investito più di 2.000 sterline ancora nel 2019 quando Curve fece una campagna di crowdfunding. Io investì sull'azienda e sul progetto di Curve 2.200 sterline, circa 2.500 euro, con i quali oltre ad avere questa carta ho comprato, mi sono state riconosciute, 555 quote dell'azienda, che ora, se i miei conti sono corretti, rappresentano circa l'1 per 100.000 dell'azienda, pezzettino che ora dovrebbe valere circa 4.000 sterline. Infatti nel frattempo, dopo il crowdfunding, Curve ha continuato a crescere e raccogliere capitali. E per chi se lo stesse chiedendo, ad ora non ho nessun interesse nel vendere le mie quote, perché mi piace molto quello che Curve sta creando. Lo dico da cliente affezionato ed investitore, ma a mio parere questo progetto ha ancora grandi possibilità di crescita. Infine vi ricordo che tramite il primo link in descrizione potete attivare la versione gratuita di Curve, iniziare a provare la carta ed ottenere anche un bonus di 5 sterline dopo il vostro primo utilizzo. Se usate quel link vi ringrazio perché è un link invita un amico con il quale supportate anche il canale. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate di Curve e quali altre carte o conti vorreste vedere ed iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri video. Ragazzi, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti!